Rieccoci qua, faccio vedere un po' oggi com'è la questione. Ragazzi, lo stand Shimano è... no, non me la sento. Vi faccio vedere due artificiali intanto. Buona parte comunque mi sembra che siano anche importati in Europa, in Italia, quindi direi nessuna novità. Allora, stand si fa di nuovo, me lo guardo sempre volentieri perché è bello. Intanto il tipo ha una cinepresa probabilmente degli anni 93-94, la vedevo da anni, pensavo non fossero possibili di trovare. Mica che manza. Andiamo a vedere qua cosa abbiamo di interessante. Una scuola di disegno per bimbi probabilmente. Certo che è tutta un'altra cultura rispetto a noi, No, cosa li fanno fare? Ah no, sì, no, che cazzo? Ma che disegno? Ma cosa? Sì, no, è disegno, ma non riesco a capire, ma sono pesci veri, no? Oddio! Vabbè, mi avvicino ragazzi perché non riesco a capire. A me sembrano pesci veri. Ciao nonno di Sanpei, com'è? How are you? You speak English? No, Very good? Ok, take it up. Allora, vi giuro non riesco a capire, sembrano pesci veri. Praticamente li fanno una sorta di ricalcano su carta e poi dopo li dipingono, cioè ricalcano la forma del pesce e dopodiché li dipingono. Here? Oh, thank you. Ah, ok, thank you so much. Okay. Thank you so much, Ok, sì, allora ho capito. Sono riuscito a capire. Molto gentili, molto simpatici. Praticamente prendono questi pagelli, mi sembravano praticamente dei pagelli vivi, perché cioè veri, scusate, non vivi, veri, reali. Credevo fossero stampi di plastica, no, sono pesci probabilmente presi da un supermercato, non so, o forse utilizzati per lo scopo. Sembravano anche abbastanza freschi, tra l'altro, hanno il ventre bello compatto. E poi li colorano con dei colori, quindi magari utilizzano diverse sfumature, utilizzano poi una stampa, un foglio bianco e lo imprimono sopra, lo schiacciano bene in modo che il colore si trasferisca dalla pelle del pesce alla stampa e poi probabilmente lo vanno a rifinire a mano una volta finito questo processo. Allora, qua stand della Lure Magazine Salt, con tutta una serie di DVD pornografici. No, mi spiace, non sono proprio. Allora, c'è Lure Magazine, che ovviamente nel caso uno lo volesse acquistare deve guardare solo le figure come ritardati, perché non credo che sia, però guardate che spettacolo questo numero. Questo me lo... sì, qua sono al contrario, questo me lo prenderei solamente da averlo. 1000 yen, che è bellissima questa copertina, è bellissima. Thank you so much. Ragazzi, non me ne farò nulla, lo so già, però io una copertina così, spettacolo. Qua hanno anche la pacottiglia da pochi yen,
con tutta una serie di books e robe varie, un sacco di DVD, libri vecchi a scuola, anche un bel libro non sarebbe male. Poi qua abbiamo dei piccoli stand. Questo è uno stand della Beat che fanno jig da slow molto carini, principalmente da slow, poi ci sono anche dei modelli. Questo mi sembra un modello da jigging classico o all'evenienza anche da short jigging. E poi attenzione, perché a volte vengono, diciamo, spacciati dei jig che sono concepiti per pescare dalla barca come jig specifici per lo short jigging. Non è vero, non sono progettati per quello, sono progettati per un uso dalla barca. Questo ovviamente non esclude che vadano bene, possano essere usati anche a shore, anche se però non sono progettati in modo specifico. Jig progettati in modo specifico ce ne sono pochi, direi, sicuramente, rispetto ai modelli da jigging classico. Qua abbiamo uno stand molto interessante. Qua andiamo sull'handmade proprio vero. Medusa Custom Works, un brand che conoscono pochi in Europa. La prima volta che l'avevo maneggiata avevo provato una Racing Bull, probabilmente questa, la 95 SSD, da un amico greco che l'aveva presa negli Stati Uniti da Saltwater Tackle. Sono canne da short casting, quindi da short jigging, molto molto belle. Vi faccio vedere tutta la line-up delle Racing Bull, Wild Breaker, poi ci dovrebbe essere la Trident e altre canne varie. Strange Blue, sono molto belle, voglio provare qualcuna adesso. Sono anche dei bei plug, dei bei jig, gutter jig, bobbin knotter, molto belle. Hi, can I try? No, thank you. Adesso vi faccio vedere la zona Gibilisco, quello che faceva il salto con l'asta. Ecco qua, guardate che pali telegrafici. Qua zona no, Truth Native, quindi canne da trota torrente, che probabilmente qui deve essere ancora una tecnica molto molto. Ma guarda pure la signora, di come maneggia la canna lunga. Qua deve essere una tecnica probabilmente ancora molto molto in voga. Da noi non lo so, se probabilmente sì, magari nel nord Italia, ma non sono un esperto di pesca in fiume o in lago, quindi non ho idea. Awake, questo sembra un brand probabilmente dedicato alla sicurezza, perché c'è un cristiano, pensavo che fosse un manichino, vedete? Infatti lo sto per andare a toccare, poi mi sono accorto che era vero. Sì, sono tutta una serie, sì, almetti, grossi, giganteschi raffi, probabilmente per delle orche, perché guardate le dimensioni di questo raffio. Quindi anche qua marchio, diciamo, sconosciuto ai più, sconosciuto ai più. Sunline qua, marchio sicuramente che non ha bisogno di presentazioni, come dice qualcuno su YouTube. Con tutta una serie qua di coltelli, coltellini, galleggiantini. Guardate qui, ci sono due bei saragoni, poverini, non
sono ridotti bene sti pesci, non sono ridotti bene per nulla. Uno ha praticamente mezzo perso l'assetto e l'altro è rovinato dalle testate nel vetro. Poi qua cosa abbiamo? Oh, questa è una cosa molto interessante. Guardate queste esche, sono bellissime. Guardate queste esche. Bellissime, bellissime. Fantastic. I love it. Where are you from? Italy. Italy, yes. Black fishing? No, saltwater. Saltwater. Saltwater from shore. Sure. Yes. Main target fish. Main target amberjack. Sexy. Fantastic. No camera. No camera. Ah, ok. Oh, ragazzi, sono andato a trovare sto stand di questi due simpatici giapponesi che producono esche probabilmente da black bass con delle caricature di wrestler, donne nude, e poi a un certo punto mi fa no camera, e non capivo, ho detto boh, probabilmente non si può. E poi ho capito il perché, mi ha tirato fuori un'eschina sempre da basket, da un lato era tipo, sembrava una bomba a mano, dall'altro lato invece aveva un vaginone stilizzato, pitturato a mano. Morto da ridere, mi sono piegato in due. Andiamo nell'altro padiglione, qua intanto la gente sta aumentando, c'è veramente una calca impressionante adesso qua nello stand Yamashita. Probabilmente il legging deve essere una delle tecniche più in voga, o meglio più seguite, ed è facile da capire il perché. Non è una tecnica particolarmente complessa, soprattutto dal punto di vista fisico, non è che si richiede molto sforzo come magari il jigging o lo short jigging o altre tecniche che dopo un po' di ore di pesca risultano decisamente più faticose. Permette di catturare una preda che dal punto di vista culinario è eccellente, come i calamari, le seppie e i polpi. Può essere praticata da tutti, donne, bambini, anziani, e quindi una tecnica che sicuramente anche in Europa ha molto successo, e qua probabilmente ancora di più, perché davvero c'era tantissima gente nello stand. Altro padiglione, altra corsa. No vabbè, ma a me sto robot mi mette un'ansia mai vista. Cosa sono? Non capito, cucchiai. Cosa ci fate? Ah, cosa c'è qua? La mascotte, l'orsetto che fa lo stupidino. E loro ridono. Ci piace da matti. Ma come ci piace? Ridele, ce lo davo. Ah, qua. Ah, questo è uno stand praticamente dei refrigeratori, dei freezer. Sistemi refrigeranti praticamente. Come dire, se prendi un tonno di questa taglia ce lo cacci intero dentro il refrigeratore. Intanto guarda che arriva l'orsetto. Ciao orsetto! Com'è? Posto? Ah, yeah, nice to meet you too, thank you. Ciao Ciro. Ciao. Very funny. Sì, questo praticamente è lo stand dei freezer. E poi tra l'altro così, nello stand dei freezer c'è una medusa. C'è una medusa e un mulinello pimpato saltiga, che magari, che ne so, è del proprietario, salve. Palloncini, cose varie. Continuiamo il nostro giro. I6. Perché suona la campana costui? E lui applaude. Non è che magari fanno un'estrazione, qualcosa? Ho vinto qualcosa? Questo stand è gigantesco ed è un brand anche qua che io non ho mai sentito. I6 ha un sacco di artificiali. Jig, offshore jigging, quindi vedete offshore jigging, tutta roba da barca,
official jigging, poi ovviamente un jig del genere da 80 grammi si può tranquillamente lanciare anche da terra, però diciamo che viene concepito per la pesca dalla barca. Qua sono dei mold, degli stampi e dei prototipi di eschine varie. Under development, ovvero in studio in corso, testing in corso. Allora, stand IGFA con tutta una serie di fotografie sui vari record del Giappone nel 2022, adesso andiamo a dare un'occhiata, e un knot contest, ovvero una gara di tenuta di nodi. Molto interessante. Allora andiamo un po' a vedere due record del Giappone nel 2002. Qua abbiamo questo pesce di fondale che non mi ricordo il nome, da 2,95 kg. Poi abbiamo cos'è, un'iridea? 4,30 kg. Poi abbiamo, questo è un cefalo, direi che non ci sono dubbi, da 2,75 kg. Poi abbiamo qua una specie di sarago, 1,70 kg, preso da un signore con una faccia molto simpatica. Di nuovo cefalo da 2 kg, altra spigola da 4 kg. Sinceramente non vedo pesci particolarmente spaventosi come record, ma sicuramente qua ci sono quelli un po' più già qua Japan World Record 50 kg, 1,65 m da terra, Ogawa Island. Sì, probabilmente preso da terra, credo, non sono sicurissimo, ma credo che sia stato preso da terra. E poi qua sono tutte le opzioni che uno ha probabilmente per farsi lasciare in qualche isoletta. Qua ci sono dei charter, sono delle barche proprio apposite che accompagnano i pescatori da shore che vogliono pescare su delle isole in mezzo, su delle isole, delle piccole, diciamo, rocce in mezzo al mare. Uno si fa lasciare a una certa ora, poi ti vengono a prendere. Ovviamente bisogna portarsi dietro cibo, acqua e altri sistemi di sopravvivenza, chiamiamoli così, anche dei cellulari, cose varie. Allora poi qua espositore di pulizia di fondali e pulizia di scogliere e cose varie. Allora, attività che sicuramente sarebbe anche una bella cosa a fare da noi, che fa capire anche l'impatto della pesca sportiva. Allora guardate questa foto e guardate la quantità di eghi rimasti incastrati in questa rete o in questa corda, probabilmente su un fondale portuale. Poi hanno recuperato e hanno tirato su una cinquantina di eghi tutti insieme. Da noi ci sono dei posti che tranquillamente potrebbero tirare su delle tonnellate di jig, tranquillamente, andando a fare una pulizia specifica. Sono nello stand adesso Garage Nagi, guardate le dimensioni. Questo in buona parte degli aeroporti, se lo dovessero trovare in valigia, può essere considerata come arma contundente. Impressionante. Cioè, non penso si possa giggare una cosa del genere. Hi. 1.2 kg. 1.2? Yeah. Ah, ok. It is a lot of weight. Oh yeah. Thank you so much. Qua cosa abbiamo? Stand Tulala, vi giuro, si chiama Tulala il brand. Produce varie canne, tra cui una, certo che gli danno dei nomi. Allora, sicuramente gli piace molto l'italiano e si è capito, però cioè chiamare una canna portamento 73 per loro magari suona bene,
Baritono 108, so chiamala Pavarotti 106 e magari suona pure meglio sto coso. E poi qua siamo sul top, ma no, apposta Baritono 93. È davvero particolare, credo che sia per i Suzuki, per la Blackfin, quella con la loro spigola, la più scura che hanno. Comunque anche qui voglio dire, cioè non si può chiamare una canna glissando 90, abbiate pazienza, se parlo con chi di dovere, devo chiamare una canna glissando, ragazzi, magari a loro piace. Allora, aspettate che mi tolgo, se no rimango in foto. Ma guardate le dimensioni di queste esche da bus, cioè, addirittura utilizzano l'FJ come nodo di connessione. Questa è una parte del padiglione in cui non ero ancora stato, non ci credo. Allora, innanzitutto adesso chiedo agli organizzatori se è possibile anche per me fare sta roba qua, perché solo i bambini, non so. Vedi, va quanti ce ne piglio di sti sacchettini di scasso. E qua cosa abbiamo? Madonna, questo come lo patisco, guarda lì. No, qua lo devo, no, almeno così posso dire di avere pescato in Giappone, no? Mi sa che le possibilità in questa stagione di pescare a mare sono particolarmente basse. Quanto costa sta affare? Che lo faccio? Cioè addirittura qua che gliele... No, una pescatina galleggiata. Che bello il bambino che ci prova! Troppo simpatico. Mi sa che questo è la roba tipo che da mezzogiorno 20 a mezzogiorno 35, da mezzogiorno, cioè praticamente 15 minuti. Cioè 15 minuti di pesca e mi sa che è tutto già pieno. Fully booked, mi sa. Non capisco il giapponese, ma ho come l'impressione che questi siano, non lo so, magari mi sbaglio. Ho come l'impressione che sia tutto, guarda che li mangio, vai, tira! Guarda come tira, di quindi li ha pure guadagnata lì. Qua ci sono i vecchi, quindi posso andarci anch'io eventualmente. Ma questi sono pro, questi li vedi che sanno il fatto loro. Poi devono essere svegli sti pesci in vasca, quindi non li freghi mica facilmente, Io in ogni caso comunque, anche se ci fosse da pagare, io pagherei quello che c'è da pagare, Io 2 lanci me li farei a galleggiante, ragazzi. Ma che scherziamo davvero? Come si fa? Non ti devo parlare. Dov'è il capo? Mimo, vieni un po' qua. Io vi devo dire la verità, io 2 lanci me li facevo pure in sti vasconi, ma mi sa che non me li fanno fare per raggiunti i limiti di età. Mi dico, ma sei abbellinato, dai, c'è 50 anni, 50 anni no. Insomma, c'è una certa età e viene a fare i lanci con i bambini, sì, e li umilio anche. Così imparano che la vita è una cosa difficile. C'è veramente tanta di gente. Vediamo se riesco a infilarmi. Non so se seguono qualche sorta di fila o cosa, o si buttano tipo noi, ma penso che si buttino tipo noi. Questo può essere interessante. Un po' di canne varie, buttate come se fossero spaghetti praticamente, ce ne sono a centinaia praticamente. È veramente una valanga che è in mezzo. Andiamo là, se trovo qualcosa di un pochino interessante. Valley Hill. Ok, la cassa è qua. Ok, ciao Mimmo.
E qui attenzione, l'invenzione che cambierà il mondo degli occhiali col motorino che sale e salvaggio. Fantastic. Fantastic, thank Thank you. you. Contento, è stato contento. Ah, e qua adesso andiamo sull'anime da pesca un po' erotico. Ciao amico, how are you? It's my work. Thank you. Altro stand con un botto di esche in vendita e un botto di gente soprattutto. Andiamo un po' a vedere cosa propongono. Poi abbiamo un Twin Power e uno Stella. Lo Stella è a 89.000 yen. Quello cos'è? Un certetto? Sì, a 60.000. Ma che bello, zio, mi arrabbio. Il taglio del tonno. Un zio mi arrabbio, che tra l'altro è meglio non farlo arrabbiare perché c'ha due avambracci, ragazzi, che se ti tira uno schiaffo, anzi fammi scappare che magari non vuole che lo riprenda. Boh, direi che possiamo anche andare per oggi. Festa finita. E qui la festa? No, per me lo show è finito. Qua continuerà ancora. Saranno penso le 5. Ma basta. Questo è già il secondo giorno. Praticamente è stato un ripassino di ieri. Ho preso un caffè circa un'oretta fa e mi ha dato un bello sprint, perché sono ancora un po' mezzo sballato a livello di ritmo circadiano, quindi faccio un po' di fatica a trovare una regolarità nel sonno e magari di notte mi sveglio o non dormo e poi di giorno mi viene la piomba clamorosa, cioè il mio cervello è ancora impostato sull'ora italiana. Scaccolati se vuoi. Ragazzi, direi che questo video finisce qui. Io me ne torno in stanza e stasera non so dove andremo a mangiare. Poi dopodomani direzione Kyoto, andiamo a visitare Kyoto, facciamo i turisti a 360 gradi. Chi se ne frega della pesca, degli show, delle cose varie, andiamo a fare i turisti per sempre, e magari per sempre. 8 giorni devo rientrare, però sono contento di questa vacanza in Giappone, Fanten in Giappone, chiamiamola così la serie. E quindi adesso andiamo. Che aria fredda! Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video. A gamba. Iscrivetevi, se non avete voglia, se no pazienza.